Allora ragazzi, nuovo video su YouTube e oggi di cosa parliamo? Abbiamo qui la Honda Africa Twin 1000 Adventure Sport col cambio DCT ed è giunto il momento di parlare di questo cambio ragazzi. Parliamo del cambio DCT. Tanto bistrattato, tanto commentato dalla gente perché è uno scooter. Allora ragazzi, secondo me qui entriamo in un discorso veramente enorme. Allora io la pensavo un po' come tutti quanti i tradizionalisti, ovvero prima di prendere questa moto, prima di provarla, la pensavo esattamente come tantissimi di voi, ovvero un cambio automatico, una minchiata, uno scooter, io guido la moto, mi serve la frizione, mi serve il cambio, eccetera, eccetera. Devo dirvi la verità, mi sono ricreduto e devo dirvi anche un'altra verità, tantissima gente poi mi ha anche detto, cavolo, è vero, obiettivamente usandolo e utilizzandolo non per 10 km ragazzi, magari una prova un po' più approfondita, se avete la possibilità di farci qualche chilometro, qualche giornata, obiettivamente questo cambio secondo me vi riserva qualche sorpresa e vi fa anche cambiare idea. Scusate per questo sottofondo di campana, ma ci sono le pecore al pascolo e quindi ragazzi abbiamo questo sottofondo. Comunque, tornando al discorso DCT, ovviamente da un purista o da un vecchio motociclista abituato al cambio tradizionale, questa potrebbe essere un'innovazione che dice no, ok, questo è un cambio da scooter. Io il mio parere piccolissimo da motociclista medio amatore è quello che ho trovato un cambio molto comodo, fatto bene, divertente, perché dopo vi faccio vedere un po' le varie funzionalità che ha questo cambio. Ovviamente abbinato, qua stiamo parlando di un Africa Twin 1000 da 95 cavalli, quindi il motore è un buon motore, sa divertire, sa far divertire, e il cambio secondo me anche, e lo trovo fatto veramente molto molto bene. E devo dire che mi ha sorpreso anche se ovviamente arrivando da una moto con la frizione e con la leva del cambio, la prima volta che ci si sale sopra diciamo che sia un po'... È un po' strano, e soprattutto quando andiamo a fare i primi tornanti stretti, le prime curve strette, quando andiamo a utilizzarlo soprattutto in fuoristrada. Quindi adesso andiamo un attimo a vedere un po' cosa troviamo su, diciamo, sul manubrio, cosa manca di una moto tradizionale e poi parliamo un attimo del funzionamento di questo cambio. Ci tengo a precisare come sempre che queste sono le mie personalissime opinioni, diciamo, dopo aver usato questa moto per 5.000 km. Quindi l'ho comprata, ci ho fatto 5.000 km e ci ho fatto sia fuoristrada, impegnativo, un pelino meno impegnativo, ci abbiamo fatto l'eroica, ci abbiamo fatto un po' di fuoristrada un po' più cazzutello, ci ho fatto l'autostrada perché l'ho presa da Napoli e l'ho portata a casa, quindi ci ho fatto un bel po' di... insomma un 5.000 km misti. Vi metterò poi un po' di clip di copertura dove vi farò vedere i vari utilizzi che ci ho fatto e devo dire che appunto queste sono le mie personalissime considerazioni. Ovviamente mi farebbe piacere anche poi sapere il vostro punto di vista, chi ce l'ha, chi l'ha provata, come si trova, eccetera, eccetera. Ora partiamo con la vista una volta saliti in sella. Allora, prima vista quando saliamo in sella all'Africa Twin, una cosa che balza subito all'occhio cos'è? Non abbiamo la frizione, ok? Questo è il freno di stazionamento, quindi se noi parcheggiamo in salita o in discesa, ovviamente lei rimane in folle, cioè vedete che adesso la moto è spenta, la moto è come se fosse in folle, ok? Quindi noi per andare a bloccarla tiriamo la leva, spingiamo questo e la moto così è frenata. Il freno è su 2 livelli, quindi questo tiriamo, si smolla, quindi folle, tiriamo a fondo, blocchiamo, vedete? Moto immobile. Quindi questo è il freno di stazionamento. Faccio vedere ancora una volta, per toglierlo possiamo anche solo fare così e si molla. Direi che già è una bella innovazione, nel senso non abbiamo più la frizione, abbiamo un freno di stazionamento sulla moto. Tra l'altro vi faccio vedere un'altra cosa che diciamo lascia un po' esterrefatti.
Adesso accendiamo un attimo, ok? Accendiamo, mettiamo il nostro freno di stazionamento e qua cosa appare? Esattamente come la macchina abbiamo l'icona del freno di stazionamento. Andiamo a toglierlo, tac, e la icona è sparita. Quindi già diciamo che già qua vediamo che ci sono un bel po' di differenze rispetto ad una moto tradizionale. Andiamo adesso a vedere insieme effettivamente l'utilizzo del cambio DCT, ovvero i vari settaggi del cambio. Allora, adesso vi faccio vedere un attimo come funziona il tutto. Avete sentito appena un clac? Perché quando noi abbiamo la marcia inserita e spegniamo la moto senza rimettere in N, lei al momento della seconda accensione mette la moto in folle, ok? Quindi riparte sempre da N. Noi se mettiamo D, spegniamo la moto e riaccendiamo, lei non rimane in D ma rimette in N. Allora, come vedete, gli elementi principali di questo cambio sono il blocchetto a destra, ovvero sotto l'accensione, abbiamo N, quindi neutral, drive e sportivo, quindi vedete premendo in su abbiamo N, su, e premendo in basso abbiamo drive e sportivo, mentre il tastino grigio è automatico o manuale. Dopo ve lo spiego. E poi l'altra cosa molto interessante, che è anche quella che mi piace di più, è il fatto di avere questo tastino meno e qua dietro abbiamo il tastino più. Questo cos'è? Ragazzi, questo è un sequenziale puro, è come avere i paddle dietro al volante di una macchina sportiva, ok? Se vedete in tutti i video che poi metterò, voi vedete che io guido sempre così, perché così con il pollice vado a scalare la marcia, mentre con l'indice, vedete, vado a alzare, quindi vado a mettere dentro marce. Questa qua è una cosa fighissima perché io metto la mia moto in drive, ok? Dopo l'accendo vi faccio vedere un po' tutto il funzionamento. Io mettendo la moto in drive, lei cambia sì da sola, ok? Lei fa tutto quanto da sola, scala, mette la marcia, dopo andiamo a vedere anche come lavora e vi dico un po' le mie impressioni. Ma la cosa bella è che anche essendo in drive e anche se lei fa tutto da sola, noi se arriviamo a una curva, una rotonda e la marcia è lunga, come succede molto spesso, io basta che schiaccio meno, una volta, due volte per quante marce voglio scalare, ovviamente lei ha sempre un'intelligenza, quindi non è che ti fa buttare giù 3 marce e arrivare a 9000 giri, ok? Però la cosa bella è che noi possiamo utilizzare sempre il nostro sequenziale anche nell'utilizzo in drive, anche nell'utilizzo in sport e soprattutto nell'utilizzo in manuale. Nell'utilizzo in manuale lei non lavora più da sola, quindi quando noi andiamo a premere questo diventa manuale, lei non va a lavorare più da sola, ma noi dovremo cambiare sempre, quindi ogni volta, con il nostro sequenziale, quindi con pollice e indice. Allora, diciamo che tendenzialmente per questi 5.000 km fatti con l'Africa Twin, il cambio DCT tende a lavorare molto sotto coppia, cioè il suo obiettivo primario è quello di mettervi dentro la sesta, sempre. In effetti i consumi sono bassi, nel senso io Africa Twin non ne ho mai avute, però questa qua in 5.000 km, diciamo, anche quando ho fatto il tour sulle Dolomiti con mio papà, così, andando tranquillo, a velocità diciamo a codice, poi vabbè qualche sparatina così, però lei 20 li fa, 20 e mezzo, diciamo che 20 e mezzo è un buon fare, assolutamente. Ovviamente tantissime moto col cambio tradizionale fanno i 20, per carità, però il suo obiettivo è quello sempre di lavorare sotto coppia, quindi lei ti butta dentro le marce. Ovviamente è un pro per i consumi, ma tante volte quando arriviamo a una curva, quando arriviamo a un tornante eccetera, dobbiamo andare a scalare manualmente perché sennò arriviamo proprio con una marcia sbagliata. Io vi parlo che questa è un'Africa Twin Adventure Sport 1000, ok? Il 1100 poi è stato anche aggiornato a livello di DCT, però non l'ho provato e quindi non ne posso parlare. Allora, diciamo che in drive abbiamo 6 marce. Qui c'è, vedete che c'è la N. Adesso accendiamo la moto, vi faccio vedere l'inserimento delle marce. Quindi accendiamo. Benissimo, quindi vedete che siamo in N. Andiamo a mettere il nostro, adesso sono col cavalletto, adesso qua schiacciamo
Vedete che adesso siamo in drive 1. Allora, abbiamo sempre 6 marce in drive, quindi 6 marce in drive completamente automatica, sempre con l'utilizzo eventuale del nostro paddle. Poi andiamo a mettere lo sport. Lo sport, vedete? Adesso spengo, scusate. Vedete che lo sport ha qua 3 tacchette perché ci sono 3 livelli di sport. Quindi lei ha sempre 6 marce in sport, ma S1, S2, S3. Questo ovviamente cosa va a fare? E incide su quanto tira le marce, ok? Su quanto anticipa l'inserimento di una marcia, su quanto la tira quando siamo in progressione. Quindi ovviamente S1 siamo meno sportivi, S3 siamo al top della sportività. Altra puntata sul cambio di CT. Ovviamente abbiamo fatto un pezzettino dove eravamo in fuoristrada e abbiamo parlato dell'uso in fuoristrada. Adesso invece stiamo salendo sul passo sella, l'abbiamo messo in sport, quindi qua abbiamo premuto drive e un'altra volta in sport. Qua vediamo che ci viene fuori la S con i diversi gradi e fa tutto lui. Ovviamente possiamo sempre utilizzare il nostro sequenziale, quindi lui ovviamente cambia, ha un ritmo più sportivo nella cambiata. Adesso qua non facciamo cazzate perché oggi ha piovuto un bel po', anche se adesso è libero sul sella, e quindi lui cambia in maniera più sportiva in autonomia. Poi io vado a girare comunque sulle palette, che poi quando arrivo in tornante gli butto giù la marcia, però è molto più reattivo, si sente la differenza nella cambiata, soprattutto quando tira la marcia. Tipo qua arrivo, butto giù con la mia paletta, arrivo in tornante, adesso non uso sono in seconda, vedete che tira la seconda e la tiene, non mi butta dentro la terza ma mi tiene la seconda per appunto essere più performante. Vedete? Cioè in drive aveva già buttato dentro la terza ovviamente, ma molto prima, invece così la tiene dentro e ovviamente abbiamo una buona performance della moto. Vedete, adesso ha buttato dentro proprio la terza, proprio all'ultimissimo. Non sapeva che poi, cioè ragazzi, poi vabbè, è inutile che stiamo qua a parlare di fronte a questo spettacolo della natura, no? Sembra... Parliamo un attimo del DCT e basta, poi tanto uscirà il video, che sono qua in Trentino con mio papà, quindi uscirà il video su quello, ma diciamo che questo video è solo sul DCT. Vedete, bam! Poi vado sempre con le mie palettine e via. Direi che funziona più che bene sto DCT, E giù tutto. Diciamo, queste sono un po' le suddivisioni. Poi ovviamente adesso ve la riaccendo, vedete che io prima ero in S1, adesso ho staccato con l'interruttore di emergenza, ho riattivato e lei mi ha rimesso in N per sicurezza ovviamente. Quindi andiamo a riaccenderla. Se io adesso metto in drive 1D e io premo M, adesso vedete che la D è scomparsa. In questo momento siamo completamente in manuale, ovvero in sequenziale, gestendo col pollice e con l'indice il nostro cambio. Abbiamo sempre la moto pronta e con con il supporto di questo paddle più e meno del sequenziale, fondamentalmente a me il cambio manuale non mi manca. Cioè non mi manca, ragazzi, il fatto di non avere la pedivella del cambio, perché comunque io qua il più e il meno, ok, sì, va bene, mi mancherà il gesto del piede, ma non mi manca nell'utilizzo. Cioè io comunque ho il più e il meno. Ma scusate, ma se comprate un RS3 e non avete il cambio automatico, ma avete quel fantastico cambio montato su quelle Audi con quel paddle al volante,
io non ho mai sentito nessuno che si è lamentato. Credo che oggi questa qua sia un'innovazione, magari è ancora un'innovazione, ma secondo me tra qualche anno diventerà la normalità, anche perché il cambio funziona molto bene. Questa moto qua ha 25.000 km e 500, io ne ho fatti 5.000 e la moto va veramente bene, il cambio va veramente bene. Se devo trovare un difetto tra prima e seconda, cioè nella marcia bassa, in prima e seconda magari senti quel clicchettino in più quando lavora, quando cambia la marcia, però per il resto è una figata. Cioè quando noi siamo in drive a gas aperto, ba 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 ba. Poi ovviamente c'è anche una cosa fighissima da dire: quando arriviamo magari nei tornanti col DCT e soprattutto con questo scaricozzo Arrow, arriviamo in tornanti, buttiamo giù 2 marce, cioè ragazzi, fine del mondo, pa, 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 scoppietta che è una favola. Cioè a me fa godere come una scimmia, fa godere come una scimmia, vi dico la verità. E diciamo, queste sono un po' le sensazioni. Detto questo, c'è anche da dire che la cosa più strana è quando saliamo in sala a una moto del genere, la mancanza della frizione, perché io mi ricordo la prima volta che l'ho guidata in centro a Napoli, e ragazzi lo sconsiglio perché se è la prima volta che ecco, senza magari cadere, se è la prima volta, se magari è la prima volta che utilizzate cambio di CT, non usatelo nel traffico perché sennò vi schiantate. Cioè io veramente ci sono andato vicinissimo 2 volte, perché ovviamente la prima cosa che in una situazione di pericolo o magari ci dobbiamo fermare molto in fretta, la prima cosa è andare a schiacciare la frizione, e qua la frizione non ce l'hai. Sembra una cazzata, ma non, cioè il tuo cervello è settato in una maniera diversa e quindi è dura. È dura, specialmente poi quando andiamo a affrontare i tornanti stretti, per esempio lo Stelvio dal lato trentino a salire, quando andiamo a fare tutte quelle operazioni che quando siamo un po' nella merda, diciamo, quando siamo un po' nella cacca, andiamo a tirare la frizione e comunque noi ci fermiamo lì. Io ho trovato, diciamo, una soluzione, cioè la mia personale soluzione nel mio utilizzo è quella di usare tantissimo il freno dietro. Cioè nel mio utilizzo il freno dietro fa un po' la funzione della frizione, ovvero mi aiuto tantissimo a gestire la moto col freno dietro. Già lo fai tanto con la moto tradizionale, col cambio tradizionale, ma con questo cambio qua, sia nel traffico sia nel tornante stretto, con un filino di gas e lei si muove, lavoro tantissimo col freno dietro e riesco a gestirla molto bene. Questo anche in fuoristrada. In fuoristrada ovviamente poi andiamo a metterla in manuale, col nostro sequenziale siamo a cavallo. Un'altra cosa che poi vabbè, magari vi spiegherò in seguito, a parte qua che abbiamo il tasto per togliere l'ABS, qua abbiamo il tasto G che aiuta nell'utilizzo in fuoristrada, l'inserimento delle marce, nell'utilizzo alle basse velocità. Diciamo che bisogna farci un po' l'abitudine, però quello che dico magari a chi giudica questa moto, questo cambio, non avendolo mai provato, è dategli una possibilità, nel senso andate a provarlo, ma non la classica prova del concessionario da 20 minuti, usatelo magari una giornata, perché io vi dico la verità, da tradizionalista quale sono, obiettivamente mi sono ricreduto. La tecnologia va avanti, se no andavamo ancora in giro con le ruote quadrate, e io personalmente mi sono ricreduto e trovo un ottimo cambio. Nonostante questo penso di vendere l'Africa Twin, non di certo per il cambio, ma poi parleremo anche di questo. E niente, devo dire che per me è veramente un gran cambio e lo trovo molto molto comodo, molto comodo. Lasciamo perdere il fatto di riposare la mano della frizione, riposare il piede, che non mi è mai parso un grande problema, però obiettivamente come funzionalità è tanta roba, a mio avviso. E sono molto contento di averla provata e così di essermi fatto una mia idea, ecco. Quindi dal cambio DCT della Honda Africa Twin Adventure Sport e Alex è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate e mi raccomando, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, lasciate un commento, lasciate un like, fate quello che volete, bevetevi una birra mentre lo guardate e mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate. Ci vediamo alla prossima, stay tuned.